Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di maggio 2023. Abbiamo la carta dell'appeso e la carta della stella. Wow! La carta dell'appeso, ragazzi, è quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, ma ho anche la sensazione che in questo periodo potreste essere portati a lasciarvi indietro qualche cosa per riuscire a raggiungere l'obiettivo di cui ci parla la stella. La stella è sempre una carta di, appunto, nuovi obiettivi, di percorsi, e per qualcuno è anche una carta di canalizzazione perché fa riferimento a nuove idee che arrivano. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come ricordo sempre, ragazzi, le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuonasse proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, è una guida. Trovate il link al corso di livello intermedio di tarocchi che inizierà adesso a maggio. Trovate anche il link a tutto quello che è la sezione degli abbonamenti, c'è un video che vi spiega come funzionano i video degli abbonamenti. Trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, iniziamo con un 9 di coppe, 7 di spade, un 10 di pentacoli, l'8 di spade, fante di bastoni, la carta della morte, fante di coppe. E poi abbiamo queste altre tre carte che sono un 6 di coppe, un 10 di bastoni e un re di pentacoli. Bene, partiamo con un 9 di coppe, quindi direi che molte persone sono o arrivano perlomeno da una fase di appagamento, da una fase, guardate, il 9 di coppe è una carta che parla anche di sogno e qui in effetti abbiamo la stella che parla anche di sogni, di nuovi obiettivi, appunto. È un po' come se qualcuno fosse appunto in questa situazione di appagamento. È un 9 di coppe, non è un 10, però comunque siamo sulla strada. C'è comunque un 7 di spade, quindi qui potrebbe esserci nella prima settimana di maggio o qualche questione legata a una troppa avidità o eventualmente a qualche tipo di bugia o di mezza verità. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Il 10 di pentacoli è una carta che mi dice che avete bisogno o volete o puntate, visto che comunque avete la stella, a un certo tipo di sicurezza familiare, di sicurezza, di stabilità. Poi dipende se in questo momento siete in coppia oppure no. Ehm, Tenete presente che 10 di pentacoli è anche una carta che parla di famiglia allargata, quindi potrebbe far riferimento alla vostra famiglia di origine. O per qualcuno al fatto che si voglia creare una propria famiglia felice, abbondante, stabile. Però con questo 8 di spade vi state un po' autoboicottando. L'8 di spade è una carta che parla di una mentalità negativa, di qualcuno che nega l'evidenza dei fatti ed è un po' la carta delle mezze verità, sono come se fossero due maschere. Qui con l'8 di spade qualcuno non vuole vedere qualche cosa e probabilmente il 7 di spade fa riferimento proprio alle bugie che vi state autoraccontando, ma poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Terminiamo poi con un fante di bastoni, la carta della morte e il fante di coppe, quindi abbiamo due fanti che potrebbero essere due persone nuove, potrebbe anche fare riferimento a dei figli, ragazzi, se questo 10 di pentacoli è la famiglia che avete creato voi. Ma queste carte le andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso cominciamo dal 9 di coppe. Dieci di bastoni, cavaliere di coppe e 2. Non so come mettervi le carte per farle stare tutte. E 2 di pentacoli.
Io credo che qui ci sia una situazione che sì, è effettivamente appagante, ma è come se mancasse qualche cosa. È come se si dovesse chiudere un ciclo. Con questo cavaliere di coppe o è arrivata una proposta che vi permette di fare quel passo in più e potrebbe essere una proposta dove voi dobbiate, diciamo, determinare un prima e un dopo e con questo 2 di pentacoli si stia un po', diciamo, valutando questa offerta. Andiamo a vedere il 7 di spade. Queste sono un po' troppe. Mm. Interessante perché qui abbiamo 2 re e qui abbiamo 2 fanti. Re e fante di bastoni, re e fante di coppe. Quindi gli elementi sono gli stessi. Ragazzi, ho come la sensazione che qui ci sia qualche questione che non sia stata affrontata verbalmente nel modo corretto, può anche essere per paura di perdere qualche cosa, per paura di perdere la stabilità o l'appagamento che avete ottenuto fino adesso, però ci sono delle mezze verità con questo 7 di spade. Ma, ripeto, per molte persone sento che la mezza verità siete voi che la state raccontando a voi stessi. Siete sicuri di essere realmente appagati nella situazione o nella relazione che avete adesso? O semplicemente state lì perché avete in testa questo 10 di pentacoli e volete assolutamente creare una famiglia? Perché vedendo queste 2 carte ho come la sensazione che la bugia che vi state raccontando è che siate innamorati, fondamentalmente. Invece in realtà è solo passione. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Cavaliere di denari e 3 di coppe. Sì, è un senso di unione secondo me che manca con l'altra persona. È come se non vi sentiste connessi a pieno. Andiamo a vedere l'8 di spade. Regina di bastoni, re di bastoni e cavaliere di spade. Sì, è come se qualcuno non si senta nel proprio potere personale, però ripeto, avendo un 8 di spade, siete voi che vi state auto-boicottando, siete voi che vi state raccontando delle mezze verità. E per qualcuno, in realtà, sento che non è proprio una cosa così nascosta il fatto che non siate innamorati al 100%, perché questo cavaliere di pentacoli mi dice che volete andarci piano. È come se mancasse la parte, cioè in questa, sempre che abbiate una relazione, però in questo momento a maggio è come se ci fosse tanta, come vi posso dire, comunione, unione a livello fisico, a livello di passioni, però a livello emotivo no, perché abbiamo questo re di coppe al contrario, è come se mancasse una maturità emotiva. E vedendo queste carte mi viene da dire che nella relazione manca l'amicizia. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni, la torre, un 8 di bastoni e un mago. Ragazzi, qui è perché c'è torre e morte, poi, quindi ho come la sensazione che questo fante di bastoni, allora, se fosse la persona di interesse, tipo, se queste fossero 2 persone, come vi ho detto ad un adesso poi anche lì, dipende ognuno dalla propria realtà, ragazzi. Però se fossero 2 persone, questo fante di bastoni potrebbe essere necessario lasciarlo indietro, fondamentalmente. Comunicare che bisogna tagliare qualche questione per poter ricominciare in un modo diverso. Se fosse una questione legata ai figli, ho come la sensazione che potrebbe esserci la comunicazione di un distacco
da parte di un figlio, non lo so, magari decide di andare all'università all'estero, ipotesi, e potrebbe esserci questo tipo di comunicazione. Se invece fosse il fatto che appunto siete in una relazione dove sentite che vi manca qualche cosa, ma comunque siete legati all'obiettivo che volete raggiungere, nonostante sappiate, sentiate che le cose non vanno al 100% bene, perché questo è un 9 di coppe, non è un 10 di coppe, però voi siete, diciamo, avete questo obiettivo in testa, vi ricordo che anche qui avete la carta della stella, no? E quindi potrebbe essere che qualcuno qui inizi a manifestare esattamente quello che vuole, nel senso è un po' una comunicazione che viene fatta del ok, io accetto solo più fino qui, da qui in avanti non lo accetto più e questo è il mio obiettivo. L'otto di bastoni è la carta di comunicazione, state comunicando quello che volete manifestare. Andiamo a vedere la morte. Tre di spade al contrario e la carta della luna. È qualche tipo di delusione che volete lasciarvi indietro. Ragazzi, se fosse una questione familiare, potrebbe anche essere che qui vi raccontino delle storie e che qui ci sia una persona che copre queste storie. Invece di venirvi incontro e di darvi una mano, ho come la sensazione che cerchi semplicemente di tenere le acque chete. Perché qui con queste tre carte avete proprio bisogno di mollare qualcosa. La carta della morte è una carta di fine ciclo, termina una sofferenza per dare la possibilità a qualche cosa di nuovo di nascere. Ed essendoci la carta della luna e anche il 6 di coppa, ragazzi, vi dirò che per qualcuno si può trattare di ripescare certe questioni dal passato. Andiamo a vedere il fante di coppe. Asso di coppe e 3 di pentacoli. Ragazzi, non fatevi illudere. Valutate bene, avete la carta dell'appeso, potete valutare bene, però quando un inizio è troppo drenante o voi date più di quello che ricevete, insomma, non è un inizio in equilibrio. E in effetti qui vi dicono queste tre carte che potrebbe esserci la necessità, con questo 10 di bastoni, di lasciarsi indietro il re di pentacoli. Qui ho anche la sensazione che potreste aver bisogno di lasciarvi indietro qualche idea che risale all'infanzia, qualche idea che vi siete creati durante l'infanzia per quello che riguarda il marito, il compagno, la relazione di coppia. Perché avendo questo fante di coppia è un po' come se le cose fossero un po' campate in aria. Il fante di coppia è sempre un'energia molto entusiasta, è un'energia creativa, però è anche quell'energia che come parte a 1000 in 3 secondi, cioè da 0 a 1000 in 3 secondi, è anche vero il contrario, cioè da 1000 a 0 in altrettanti 3 secondi. Quindi non fatevi troppo prendere dall'entusiasmo, cercate di fare un restyling, se vogliamo, di quelle che sono le idee che avete di relazione, di amore, di famiglia, perché sento che questo vi condiziona parecchio. O l'unità familiare, il fatto che dobbiate sentirvi uniti con la famiglia, o per qualcuno il fatto di dover appoggiare una persona della famiglia obbligatoriamente, solo perché è della famiglia. Fatemi sapere come vi risuona perché ha veramente diverse chiavi di lettura questa stesa. Andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura, vediamo che cos'altro riesco a dirvi. Uff, 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 uff. Cari amici dei gemelli, come vi dicevo, c'è bisogno di fare una sorta di pulizia, ok? L'otto di spade è una carta che indica un senso di vittimismo, un senso di colpa molto forte e qui è un po' come se vi dicessero di pulirvi, di redimervi,
se vogliamo, dei vostri peccati. È come un po' il guardarsi sempre indietro. E difatti anche qui abbiamo la carta dell'appeso, che è una carta che vi dice di guardare le cose da un altro punto di vista. Con la stella si punta al futuro, ma qui c'è la possibilità di lasciare indietro quello che non serve più. È la carta che vi dice che bisogna, come posso dire, sacrificare qualche cosa di voi, in questo caso sono i sensi di colpa perché poi non servono molto, per riuscire ad andare avanti, per riuscire ad andare verso il vostro obiettivo. Cari amici dei gemelli, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Se comunque la lettura è stata di ispirazione, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti ci sono 2 fasce di prezzo. La prima fascia è un po' più bassa ed è un semplice supporto al canale. Con la fascia di prezzo più alta si ha accesso a tutti quelli che sono i video che sto pubblicando per la crescita spirituale. Io vi ringrazio ragazzi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!